Buongiorno amici del canale! Ciao a tutti! Oggi sono qui con Alessandra, l'avete già conosciuta in tanti tutorial, ma tanti, sono un bel po' ormai, tra Sì. tutorial e dirette ormai... Ne abbiamo fatti. E sicuramente l'avete conosciuta da qualche rivenditore, perché forse avrete fatto qualche corso con lei. Ma oggi Alessandra ci dà una chicca in più, perché dopo le ultime 2 settimane in cui vi siete beccati ben 2 tutorial di Alex con le sue tecniche illustrative, Tanta roba. È stato molto bravo. Oggi tocca ad Ale, ma non solo oggi, lei registrerà con me un bellissimo tutorial oggi e uno anche domani, perché anche lei vi farà vedere 2 tecniche differenti per mettere il suo zampino nel nostro progetto per l'ospedale. Quindi ci discosteremo moltissimo da quello che ha fatto Alex fino ad ora, perché se noi vedremo poi tutti questi dipinti, vedremo che c'è un filo conduttore sicuramente, ma vedremo anche l'impronta molto personale degli artisti che l'hanno realizzato. E quindi oggi io non ci sono, mi sposto perché lasciamo lavorare Ale. Lei oggi farà 2 quadri, uno lo ha già fatto, ma non ve lo facciamo vedere adesso, lo facciamo vedere alla fine, e uno lo farà con voi. Utilizzerà ovviamente la stessa tecnica per entrambi e vai, lavora, ok? Me ne vado? Vogliamo dire altro? Sei ancora un pochino qua. Ma no, Mi fai piace. tu. Ascoltami, io ti lascio spazio perché è giusto quando c'è un artista così bravo che abbia lo spazio, non devo esserci io a mettere lo zampino, anche perché io posso guardare tutto quanto da lì, quindi sono una privilegiata. È giusto dare spazio agli artisti perché io ho massima fiducia e loro hanno bisogno di lavorare con calma, con tranquillità. Voi mi raccomando, non skippate perché questi sono veramente dei corsi omaggiati, regalati, oltre che da Magic Paint, da Alessandro ovviamente, e quindi fatene tesoro perché non lo fanno in tanti quello che stiamo facendo qua noi oggi, vero? Verissimo. Anzi, non lo fa nessuno, si fanno solo pagare. A dopo! Dimenticavo, partiamo! Partiamo. Il monumento che oggi andremo a rappresentare è il campanile di San Marco. Per questo progetto vi insegnerò una tecnica facile ed effetto. A me piacciono le cose un po' vintage, un po' antichizzate, quindi non potevo non rappresentare questa tecnica con questo tipo di monumento. Prima di incominciare a trasferire l'immagine sul pannello andiamo a creare il fondo. Per fare questo utilizziamo 4 colori che sono il vintage, il clear sand, il nuit parisien e il London fumé. In questo modo andiamo a creare una tonalità non sempre, diciamo una tonalità in scala, però non utilizziamo solo un colore. Mi basta mettere sulla tavolozza un cucchiaino di colore, niente di più, non andiamo a sprecarne di più perché utilizzeremo una tecnica molto diluita, quindi non abbiamo assolutamente bisogno di usare tanto colore. Me li metto sulla tavolozza un po' distanziati uno dall'altro, li avevo già ovviamente mescolati prima, sarà sufficiente questo quantitativo. Dobbiamo creare un effetto antichizzato, per fare questo utilizzeremo il colore puro e uno spruzzino. Mi raccomando, non utilizzate uno spruzzino che nebulizza, ma uno spruzzino dove potete regolare l'ugello in modo che faccia delle gocciolature un po' più grandi. Quindi io vado a prendere innanzitutto un pennello, questo è un ovale da 30, ma va benissimo un pennello un pochino tozzo, tipo questo. Dall'alto, in maniera perpendicolare, vado a spruzzare un pochino il mio pannello, non vado ad annacquarlo e non faccio in modo che le gocciolature siano omogenee. Però in questo modo, come vedete, ci sono delle gocce più grandi e delle gocce più piccole e dei punti in cui invece non ci sono gocce. Prendo poi il pennello e vado a spostare ognuno di questi 4 colori sulla tavolozza in maniera abbastanza casuale. Quindi prendo un po' di nero e vado a fare questo lavoro. Con lo stesso pennello, senza usarne un altro, vado a sporcare con il marrone, prendo un po' di bianco per schiarire, anche se io il bianco ce l'ho già sotto come base, però ho bisogno di schiarire un pochino, e utilizzo anche un po' di grigio.
Sembra un pasticcio a questo punto, ma vi assicuro che verrà bellissimo. Adesso non aspetto che tutto questo asciughi e vado di nuovo a spruzzare, sempre dall'alto in questo modo, in modo da incominciare ad allargare un po' queste macchie che ho fatto. Poi prendo un pennello più grande, questo è un ovale da 50, e vado a mescolare questi colori direttamente sul pannello. Prima in questa maniera, andando a stendere e a riempire la superficie. Poi, sempre senza aspettare che asciughi, vado un po' a picchiettarlo, così, impugnando il pennello dalla ghiera. Questo è un esercizio che va fatto in maniera molto veloce e metodica per fare in modo che il colore non asciughi. In realtà è molto semplice come passaggio, l'unico accorgimento è quello proprio di non dargli il tempo che asciughi. Vado a fare un'ulteriore gocciolatura, sempre dall'alto, sempre a distanza, in modo che, come potete vedere, si formino già degli occhielli. Perché voglio dargli un po' il senso di quelle foto di una volta sui colori del seppia, e quindi questo mi aiuta già a dargli questo effetto. E ho preferito fare prima il fondo che il trasferimento dell'immagine per un discorso semplicemente di comodità, ma si poteva fare tranquillamente anche il contrario. A questo punto prendo un pezzo di carta assorbente, la vado ad appoggiare sopra e vado un po' a tamponare tutti gli eccessi. Questo per fare in modo che la gocciolina si vada a espandere ancora un po' di più. Piego la carta e continuo sovrapponendo con vari passaggi la carta in modo da asciugare tutta la superficie semplicemente con le mani. Mi raccomando, quando fate questa operazione, fate attenzione a non premere troppo con le mani, altrimenti rimane il segno delle dita impressionato sul pannello. Il disegno che dobbiamo trasferire è appunto il campanile di San Marco. Utilizziamo per questa tecnica, che deve essere una tecnica anche, non dico veloce, però ci deve semplificare un po' la vita, utilizziamo la carta grafite. È un foglio che appunto nella parte posteriore ha della grafite, la appoggiamo sul pannello su cui dobbiamo disegnare, appoggiamo il foglio e andiamo a ricalcare con una biro o con una matita. L'importante è che abbia una punta appuntita, si può dire, in modo che il nostro disegno venga trasferito. Se per sicurezza vogliamo fermare il foglio con il nastro carta, possiamo farlo. Io in questo caso non lo faccio perché il disegno è di misura rispetto al pannello. Quindi semplicemente con una biro vado a ricalcare, nel caso della scritta, tutta la scritta. Nel caso del disegno andrò a ricalcare quelle che per me sono le linee principali, perché questo abbiamo detto che vogliamo che ricordi un po' quelle cartoline di una volta, che sono un po' sbiadite, un po' evanescenti. Quindi io mi segnerò solamente le linee principali, non andrò a segnare tutti i dettagli perché questo non deve essere un disegno iperrealista, deve essere un po' evanescente, quindi segnerò solamente i riferimenti principali. Incomincio dalla scritta, cerco di avere il più possibile una mano ferma, perché più il mio disegno è preciso, più sarò agevolata nel momento in cui vado a dipingerlo. Vi faccio vedere senza spostare il foglio come rimane trasferito. Vedete come si vede bene? E la carta grafite, a differenza della carta carbone, anche se poi io vado a strofinare, non va a macchiare. Quindi pian piano, con pazienza, trasferisco tutta la scritta. Poi passerò al disegno del campanile. Visto che questo disegno è molto geometrico, per essere ancora più precisa utilizzo una riga, va benissimo anche una stecca di legno. In questo modo riesco a tracciare le linee in maniera precisa e faccio esattamente quello che ho fatto prima con la scritta. Traccio, come vi dicevo, i riferimenti principali, poi tutti i dettagli andrò a inserirli tenendomi l'immagine semplicemente a fianco. Non vado certo a insistere a creare 1000 linee che creeranno solo confusione, quindi solo i riferimenti principali. Vedete che con la riga si fa in fretta e soprattutto si ha una linea più precisa. Nel caso di un disegno non geometrico potete andare tranquillamente a mano libera
così come ho fatto per la scritta. Senza spostare il disegno, mi raccomando, ogni tanto potete controllare quello che avete fatto e soprattutto se avete dimenticato delle parti. Adesso finisco di trasferire l'immagine del campanile e poi vi faccio vedere il risultato alzando la carta grafite. Finalmente possiamo alzare il foglio e vedere come è venuto il disegno. Voilà, sì, non ho dimenticato nulla. Ok. A questo punto abbiamo tutte le linee tracciate e il fondo già dato. Siamo poi sempre in tempo ad andare a modificare ancora un pochino il fondo. Al momento lavoriamo e facciamo una tecnica simile a quella dell'acquerello, quindi è importante che il fondo sia asciutto ed è importante che tra un passaggio e l'altro il colore sia asciutto, altrimenti continuiamo a spostare colore e rischiamo di perdere le linee di riferimento che avevamo tracciato. I colori sono sempre gli stessi che abbiamo già utilizzato per il fondo: London Fumé, Nuit Parisienne, Clear Sand, Vintage. Andremo a lavorare sia con dei pennelli a punta tonda di varie misure e grandezze che con dei pennelli a punta piatta. Quello che dobbiamo andare a fare all'inizio è riempire delle campiture. Cominciamo dalle campiture grandi e poi andiamo ad aggiungere i dettagli man mano. Io mi tengo sempre vicino il disegno perché abbiamo detto che noi con la grafite abbiamo trasferito le linee principali, ma a me serve avere di riferimento un'immagine vicina in modo da vedere sempre i dettagli che qui non sono andata a segnare. Quindi la prima cosa che facciamo è andare con un pennello a punta piatta a prendere dell'acqua e a incominciare a diluire un pochino il colore. A me piace fare un mix tra i tre. Vado un po' a occhio e non è un mix in parti uguali, e anzi il bello è proprio che man mano che andiamo a creare il colore non sia uguale in tutti i punti. Lavoriamo con un colore acquerellato, diciamo che lavoriamo per velature, quindi sempre meglio fare un colore che magari non sia tanto scuro all'inizio e poi fare un secondo passaggio dove andiamo a intensificare, perché lavorando ad acquerello una volta che si fa un passaggio troppo scuro è poi difficile andare a correggerlo. Si può fare utilizzando il bianco, però è una cosa che a me non piace tanto. Quindi per muovere questo colore prendo di nuovo l'acqua, quindi lavo il pennello in questo modo, prendo l'acqua e vado un po' così a spostare ulteriormente il colore. Se mi accorgo che questo colore è troppo scuro, non insisto più con l'acqua, prendo un pezzo di carta pulita e vado semplicemente ad appoggiare, non a strisciare, ad appoggiare e ad assorbire quel colore. In questo modo vedete come rimane alleggerito. Se poi voglio insistere, faccio un secondo passaggio quando questo è asciutto. Proseguo con l'altra parte dell'aguglia del campanile, così. Faccio un lavoro localizzato, sto dentro i bordi perché non voglio perdere le mie linee di riferimento, perché alla fine in alcuni punti andrò a definirle con un pennellino fine. Vi dico in alcuni punti perché non voglio che sia un disegno troppo preciso. Abbiamo detto che deve ricordare un po' quelle cartoline consumate dal tempo, segnate dal tempo, quindi andare a segnare tutte le linee risulterebbe quasi falso. Vedete, io utilizzo veramente poco colore, molto diluito, e vado a riempire tutte le parti che mi servono per dare una base. Ovviamente nei punti dove il disegno è molto chiaro non vado al momento a dare il colore, perché io qua non parto più da un fondo bianco, parto da un fondo che è già mescolato. Quindi in una situazione come questa, dove ho tutta una parte bianca, che qui mi risulterà chiara sul disegno, al momento non vado a toccarla, vado prima a riempire tutte le parti che sono scure. Quindi proseguo con questa tecnica a riempire tutta la parte del campanile. Al momento il resto dello sfondo lo lascio in sospeso. Ragiono a pezzi, non vado a riempire tutto e non vado a mettermi fretta. In questo caso, che ho una superficie ampia, posso anche valutare di stendere inizialmente il colore in questo modo e poi con un pennello sempre piatto, più grande, tipo questo, prendo un pochino di acqua e vado a spostare il colore. L'importante è non insistere troppo, se no andiamo a togliere
le linee di confine. Però vedete con un pennellino piatto com'è facile riempire una grande parte di sfondo? Vado a fare questo anche qui. Diciamo che al momento mi limito a dare una tonalità di base. Quando questo sarà asciutto vado a intensificare alcuni punti e con un pennellino fine a creare i dettagli. Questo è un lavoro proprio di sovrapposizione. Però vedete che in questo modo, non avendo dato il colore in questa parte, in automatico risulta già più chiara rispetto all'aguglia e al campanile. Mentre questo asciuga, a questo punto potrei passare a incominciare a definire un pochino, giusto come bozza, un pochino l'edificio che ho a lato, che in questo caso noi vediamo che è molto illuminato nella parte superiore, quindi usiamo lo stesso concetto di prima. Questa parte superiore che è più illuminata la lasciamo scoperta come abbiamo fatto qua. Quindi io parto da questo piano e vado a riempire in questo modo, sposto il colore, proprio ne prendo poco poco e lo vado a spostare. Utilizzo veramente poco colore. Questa è come se fosse una bozza, una prima imbastitura del mio lavoro. Così faccio la stessa cosa sulla chiesa, utilizzo un pennellino un po' più piccolo, prendo il colore, osservo che questa parte è più in luce, quindi non la vado a fare al momento, vado a fare tutta la parte degli archi che vedo in ombra. Cerco di stare nei bordi, ma la pennellata, come potete vedere, non è una pennellata molto precisa, perché l'acquerello ha la caratteristica proprio di avere questa pennellata fresca di getto e di non essere troppo studiata. Questo primo passaggio è ben asciutto, possiamo passare alla fase successiva. Non facciamo nient'altro che riprendere il colore di prima, quindi niente di nuovo, ma con un pennellino un pochino più piccolo, a punta tonda, andiamo a definire alcuni dettagli e a intensificare un pochino il colore della base. Quindi partendo dalla parte dell'aguglia io vado a ripassare un pochino il bordo, in questo caso del cornicione, ma guardando l'immagine vado a definire tutti i dettagli che non sono andata a definire con la matita. Tanto, essendo parti piccoline, riesco comunque ad avere sempre il riferimento del punto in cui sto lavorando. In questo modo incomincio a definire un po' di più le parti. Utilizzando un pennellino a punta tonda sicuramente riuscirò a essere più precisa. Non vado a insistere troppo, piuttosto sempre meglio fare un passaggio successivo quando questo è asciutto, invece che andare a insistere quando il colore è bagnato, perché essendo una tecnica acquerellata rischia di espandersi troppo e in questo modo noi rischieremo di uscire dal bordo, che è quello che non vogliamo fare. Quindi vado a definire un pochino i dettagli guardando sempre l'immagine di riferimento. Come vedete io utilizzo un solo colore, non vado a fare grandi cose, utilizzo un solo colore per andare a definire le parti. Lo faccio in maniera abbastanza abbozzata, perché se deve dare l'immagine di una cartolina vecchia, anche i bordi sono abbastanza frastagliati. Se mi accorgo che il colore è troppo scuro, non faccio altro che prendere un pochino di acqua, in modo da avere il pennello pulito, e da allargare un pochino il colore. In questo modo io riesco ad avere un colore più leggero. L'illusione è che stia usando tanti colori quando in realtà ne sto utilizzando uno solo. Continuo sempre con il pennellino a punta tonda, guardando l'immagine, a intensificare le parti in ombra. Diciamo che le parti chiare in realtà non verranno fatte perché il mio colore di base sarà tutta la parte chiara, non vado ad utilizzare i bianchi come si fa tradizionalmente in decorazione, a meno che voglia dare proprio qualche lumeggiatura specifica. Il mio bianco sarà il colore di base. Tutto quello che vado ad aggiungere adesso è una parte di scuro in ombra. Per la scritta ho creato un colore mescolando vintage
e London Fumé. In realtà sono gli stessi colori che ho già utilizzato prima, però in questo caso li ho diluiti meno perché volevo che la scritta fosse più scura rispetto al disegno, perché ho bisogno che si veda da lontano. Utilizzo, come vedete, un pennellino a punta tonda molto fine, in modo da essere precisa e da rimanere dentro i bordi. Diciamo che utilizzando il colore più puro è anche più facile riuscire a stare dentro i bordi. Poi se a fine lavoro valuto che è ancora troppo chiaro, piuttosto faccio un secondo passaggio ripassando la scritta. La scritta è ben asciutta, facciamo un ultimo passaggio che è un'ulteriore invecchiatura. Prendo abbastanza acqua, la metto con il Vintage e con il London Fumé e con un pennello tozzo come questo vado a fare delle gocciolature, battendo sulla mia mano sinistra, in questo modo. Le vado a fare in maniera disomogenea, è come se fosse una moscatura un po' grandina. Faccio ancora un secondo passaggio con il Clear Sand diluito in acqua e anche qua vado a fare una moscatura, in questo modo. E subito, senza aspettare che questo asciughi, faccio un terzo passaggio con Arabesque. Pennellino carico di colore, faccio questa moscatura e poi, senza aspettare che questo asciughi, con un pezzo di carta assorbente vado a tamponare l'eccesso. Mi raccomando, se lo fate anche voi, tamponate senza strisciare la carta, se no la goccia diventa poi con una forma allungata che non è tanto gradevole. A questo punto lascio asciugare lasciando il pannello appoggiato in orizzontale. Vado a rifinire il mio disegno con un ultimo tocco, ovvero il protettivo satinato. L'ho già diluito più o meno di un 20% e adesso vado a stenderlo. Guardo sempre in controluce di non dimenticare dei pezzi. Così. E poi stendo la pennellata. Voilà, con il protettivo ho finito. Adesso aspettiamo che asciughi e poi chiamiamo Elisa e vediamo se le piace questo disegno. Anche questi 2 quadri sono finiti. Finiti. Meglio che ricominciamo domani, più te che me, per un'altra coppia d'assi. Quindi domani faremo altri 2 quadri che vi daremo ovviamente come spunto in un altro tutorial e finiranno la collezione di Alessandra. I quadri poi verranno tutti quanti apposti su queste porte delle camere e vedrete poi la finale sempre con me ed Emma nei quadri al loro posto, quindi vedete quanta gioia daranno a questo reparto dell'ospedale di Quarnier. Adesso ve li faccio vedere bene da vicino perché io vabbè ho un debole sfrenato per Venezia, quindi lo sanno tutti quanti che io adoro Venezia fortemente, ci vado almeno 3-4 volte l'anno e quindi io ho il mio preferito, però anche lui è molto gradevole, mi piace, elegante e ha ragione Alex perché l'abbiamo chiamato e lui ha detto che sembrano dei quadri antichi, color seppia, delle fotografie antiche. Che non si dica che tra noi professionisti non ci confrontiamo, c'è gelosia. Si confrontano. Ci confrontiamo anche troppo. Fin troppo. Allora, al prossimo restyling che vedrete giovedì prossimo con Alessandra. E mi raccomando, scriveteci nei commenti se avete gradito questo insegnamento, perché comunque sapete che Alessandra ha bisogno di tanti spunti per proporre nuove tecniche sui corsi e fa sempre molto piacere, ok? Al prossimo restyling? Al prossimo. Ciao! Ciao!